Salve amici, in questo video presenteremo i lavori che dobbiamo fare sul motore dell'X9. Non voglio trascurare tutti quelli che abbiamo già da conteggiare, diciamo, da valutare, soltanto che si è presentata questa occasione che dovevo valutare un po' il lavoro e il materiale in che condizione era, e quindi ho dovuto con l'occasione fare questo video. Questo è poi un progetto che ne parleremo più avanti, appena terminato il lavoro del Peugeot e altri lavori che dovevamo, come dire, puntualizzare alcuni punti che abbiamo lasciato in sospeso. Quindi lo andiamo a valutare come materiale nello stato che è attualmente il motore, e poi più in là inizieremo a fare le dovute valutazioni del materiale da mettere, quindi anche tutto il lavoro che c'è dietro per quanto riguarda il motore dell'X9. Dell'X9 questo è un motore 1300. Ok, allora ora andiamo a valutare in che condizione è il motore. E allora questo è il motore dell'X9 1300. Vediamo di intanto andare a vedere com'è il materiale interno del motore, come si presenta, perché il motore è stato abbandonato un pochettino, quindi dobbiamo valutare intanto se il motore è in ottime condizioni e poter recuperare il monoblocco, che è quello principalmente che ci interessa, e anche l'albero motore. E poi andiamo a fare i dovuti lavori per portarlo in condizione da corsa. Quindi andiamo a mettere pistoni stampate, le bielle speciali per questo motore, e via via andremo a vedere tutti i passaggi per arrivare al lavoro finito. Purtroppo è stato, come ripeto, abbandonato un pochettino, quindi sto valutando il motore in che condizione è. Ora ho pulito leggermente i cilindri per poter uscire i pistoni originali. Ho dovuto togliere qualche cosina del ruggine, quindi speriamo che in un controllo più attento non siano andate a gravare troppo in profondità la ruggine che è penetrata nel cilindro. Comunque ora vado a smontare bielle e pistone e poi daremo un'altra valutazione al motore. Ok, questa è la parte interna del motore. Da una valutazione diciamo che si vede che è abbandonato, però non tutto è perduto. Speriamo di poter recuperare l'albero che sia normale, così da poterlo lavorare tranquillamente e non andare giù di rettifica. È tutto originale, quindi ora lo andiamo a fare a pezzi, come si suol dire. E allora, come dobbiamo uscire le bielle, andiamo a mettere dei tubicini in plastica da mettere sulle colonnette delle bielle e cacciamo giù la biella. Così non abbiamo maltrattato l'albero motore. Come vedete il pistone si presenta in ottime condizioni, però ora lo andiamo a guardare da più vicino. Togliamo l'altro pistone.
E allora, un consiglio, prima di andare a fare questa operazione nel cilindro, prima di far uscire i pistoni, andate a pulire leggermente il cilindro per togliere eventuale ruggine che c'è dentro. Guardate qua, si è formata questa parte che è olio e ruggine pietrificata, diciamo. I pistoni sono nuovissimi, questo motore è nuovo. E qua si sono bloccate le fasce, ma dovute a un'infiltrazione pure di benzina, che ora vi faccio vedere dove si va a vedere che c'è la benzina che trafilava sulla parte dell'olio. Allora, guardando da più molto vicino, i pistoni sono in ottimo stato. Ancora si intravedono le rigature di torniture originali del pistone. Queste rigature creano un incanalamento dell'olio e una superficie di attrito più minore, perché vanno ad appoggiare sul cilindro soltanto diciamo le creste che sono sulla parte più alta della tornitura del pistone. E allora qua si nota pure, come dicevo prima, il trafilamento di benzina. Sulla parte qua dove c'è l'appoggio del pistone si vede un consumo già sulle fasce, un consumo dovuto pure a una mala carburazione. Si vedono, perché una mala carburazione? Perché si intravedono le fasce che sono lucide in controluce e hanno delle micro rigature in senso verticale, come anche qua dentro la rasca olio si è creata un'incrostazione. E poi lo possiamo vedere pure dentro la biella, togliendo l'olio, che anche fa un brutto odore. Dentro la biella, quando c'è c'è un'infiltrazione di benzina, l'olio non è più lubrificante al 100%, quindi sull'avvio del motore e sull'arresto si va a creare un attrito tra arbomotore e bronzina. E poi l'olio che viene diluito con la benzina è come se noi andiamo a mettere un olio molto più fluido e quindi non riesce a mantenere quel galleggiamento di isolamento tra bronzina e arbomotore. Difatti, dentro la bronzina si viene a creare lateralmente, al contrasto di luce, vediamo se riesco, se no meglio ancora togliamo la bronzina. Lo potete sentire pure attraverso il brutto odore che c'è dentro l'olio, anche se è stato fermo il motore e c'è qualcosa pure perché è stato fermo, ma attraverso l'olio che c'è sul motore si intravede. Sulla bronzina non ci sono né rigature di consumo né niente, solo che la superficie del metallo
con la benzina è cambiato di proprio di come lucentezza sulla superficie, che giustamente l'olio è lubrificato con la contaminato dalla benzina, non ha svolto più le sue funzioni di lubrificazione. E lo si può vedere pure difatti attraverso questo contrasto, come l'abbiamo visto attraverso le fasce, l'abbiamo visto pure nella benzina che c'è attraverso la benzina, il trafilamento di benzina che c'è nell'olio. E allora un consiglio che vi do su queste BL, che sono quelle originali dell'X9, anche del 128, che sono i stessi motori, non andate per uso corsa a montare queste BL. Qualcuno ha tentato pure di alleggerirle, però non ve lo consiglio. Non tanto perché non lo possiamo fare, ma perché il materiale, quello originale, queste sono bielle in ghisa. Quindi tutti sapete la fragilità della ghisa. È molto dura, però a livello di flessibilità ne abbiamo poca. Quindi si possono creare dei punti di rottura. Mentre l'acciaio si può piegare, la ghisa no. Quindi quando andiamo oltre anche una certa frequenza, sia di giri che di vibrazioni che si creano dentro il motore, la ghisa, basta che c'è un piccolo intaglio o qualcosa, si va a spezzare come il vetro. Quindi non ve lo consiglio per uso agonistico. Per uso sportivo stradale qualcuno vuole fare, andando a pulire soltanto sulla parte della destra della biella, e andare a pulire qualcosa sì, ma per uso agonistico no. Poi vi faccio vedere le BL e i pistoni che andremo a montare su questo motore. Quali sono i primi lavori da fare su questo motore? Allora, per primo andiamo a pulire tutto il blocco motore. Lo andremo a smontare tutto, poi viene pulito, togliere tutti i tappi che ci sono della circolazione dell'olio, togliere proprio tutto a giro, e andarla a metterlo proprio o a bagno con una vasca ultrasoni per disingrossare pure le parti interne, e poi eventualmente, diciamo, attraverso i fori di passaggio della circolazione andarla a pulire bene con uno spazzolino, specialmente che è stato molto fermo. L'albero motore, come si vede, è rimasto ottimo. Poi lo andiamo a misurare bene con il micrometro per valutare bene deformazioni, se ci sono oppure no. Comunque andiamo a lavorare il monoblocco e a pulirlo, e poi descriveremo pure con l'albero motore smontate altri lavori da poter fare. E allora guardate come si presenta il monoblocco internamente. A causa dell'umidità che si era creata sul motore, anche che si era ancora unto di olio, si è creata questa parte di ruggine dentro il cilindro, e anche da questo lato. Le bronzine, come abbiamo descritto poco fa, sono sempre che hanno funzionato con una diluizione di benzina sull'olio. Lo vediamo attraverso il colore che è cambiato sulla parte superficiale del materiale della bronzina, e lo possiamo vedere anche attraverso il cappellotto. La bronzina stessa è cambiata pure di colore, e l'albero ausiliare è rimasto perfettamente. Bisogna soltanto andarlo tutto a pulire e riportarlo in condizioni nuove.
Ora andiamo a misurare il cilindro perché dovrebbe essere 86, normale. Quindi vediamo poi, spazzolando un po' il cilindro, se lo troviamo in condizione discrete da poter rettificare a 86,2, altrimenti lo dobbiamo portare a 86,4. Ora lo misuriamo e andiamo a vedere pure la misurazione sull'albero motore. Allora, vediamo in che condizione è il monoblocco. Allora, abbiamo soltanto 4 centesimi di consumo. Sulla parte iniziale del cilindro abbiamo nel senso di rotazione uguale, 5 centesimi. Anche qua abbiamo 5. Qua ne abbiamo 2 sulla parte che non lavora. Quindi se lo troviamo tutto in questo stato, dobbiamo soltanto calcolare la penetrazione della ruggine sul cilindro. Qua abbiamo pure 3-4 centesimi. Quindi lo stiamo trovando in uguale misura. 5 centesimi giù doveva lavorare il primo segmento e poi sulla parte inferiore abbiamo 3-4. Quindi valutando in che stato è l'avanzamento della ruggine possiamo provare prima a farlo 0,20 come maggiorazione del cilindro e poi lo andiamo a fare 0,40. Ora andiamo a misurare l'albero motore pure in che condizione è. E allora i passaggi che riguarderanno il cilindro sono di essere pulito, poi verranno tolti i tappi per poter pulire la lubrificazione, il circuito di lubrificazione. Verranno controllati tutti i dimensionamenti dei supporti di banco. Si eseguirà casomai una barenatura dei supporti per allineare la parte rotante e sul monoblocco verrà fatta la rettifica e poi casomai si va a spianare il monoblocco per andare alla ricerca del rapporto di compressione. Per il momento verrà tutto pulito e controllato. Ora vediamo l'albero motore. Allora, misuriamo l'albero motore. Il banco dovrebbe essere 50-80, 79, poi c'è da misurare tra il minimo e il massimo. Andando a trovare il punto più grande come misura, andiamo a misurare e ritroviamo 50 e 80, 79 quasi. Quindi blocchiamo e controlliamo se sono tutti sullo stesso limite di usura. Si fa un controllo di ovalizzazione, questo è in perfetto stato. Sulla biella dovrebbe essere 45-52, ora vediamo se esatto. E allora 45-51. Controlliamo se sono tutti sulla stessa misura, che non siano ovalizzate. Qual è l'importanza di un'ovalizzazione sul supporto sia di banco che di biella? Se un collo è ovalizzato abbiamo subito un'usura delle bronzine, perché l'altezza del
del meato dell'olio, lo spessore dell'olio, si troverà da una parte più spessa e da una parte più fine. Essendo che l'ovalizzazione dell'albero motore a due misure porterà a un'usura eccessiva delle bronzine del biella. Quindi in questo stato vanno bene. Ora cosa andremo a fare sull'albero motore? E allora, sull'albero motore, a parte togliere questa ruggine che poi verrà tutta una volta messo a bagno a ultrasuoni, tutto questo nero che c'è sull'albero motore verrà tolto. Poi questo albero motore verrà lucidato e riprofilato diciamo, sui contrappesi dell'albero motore. Però non andate a tornire l'albero motore per alleggerire questa parte esterna dell'albero motore, diciamo continuando la forma dell'albero motore da questa parte sulla biella. Perché? Specialmente se questo albero motore deve girare ad alti regimi, che deve andare su a 10.000 giri. Prima di tutto che cosa fate? Andate a togliere i punti di inerzia, quindi andiamo a creare soltanto un'accelerazione del motore, però poi come rotondità del motore lo andiamo a perdere e abbiamo quindi meno trascinamento come massa rotante. Poi qual è l'importanza del contrappeso dell'albero motore? Andando a montare la biella sul collo, andiamo a aumentare questa parte di peso. Quindi questa parte di peso più la biella è rotante. Che cosa succede? Non avendo alcun contrappeso dalla parte opposta, andiamo a sovraccaricare i supporti di banco. Quindi, come vedete, qua è a 4 contrappesi questo albero motore originale. Però ci sono quelli che montano nei gruppi speciali gli albero motori in acciaio e sono a 8 contrappesi. E sono calcolati in modo da andare a stressare molto meno i supporti di banco, perché essendo che l'albero motore è strutturato bene, i carichi sopra i supporti verranno distribuiti in uguale misura, quindi non c'è un eccessivo consumo di una bronzina rispetto a un'altra perché è meno stressata, perché più stress cosa vuol dire? Andare a creare uno schiacciamento del filo d'olio che porterà a lungo andare a una fusione dell'albero. Automaticamente poi qua ci sarebbe da lavorare sulla portata e sulla pressione dell'olio, aumentando sia la portata e la pressione. Però per il momento stiamo parlando sull'albero motore e proprio diciamo questa distribuzione di carichi sull'albero motore non fa altro che andare a gravare lo schiacciamento dell'olio e quindi andare ad avere non più un galleggiamento dell'albero motore, perché l'albero motore sta in galleggiamento sopra il filo dell'olio, quindi non va a stressare sulle bronzine. Sì, c'è un carico, però è come se galleggiasse, capito? Quindi non dobbiamo fare altro che avere una buona distribuzione dei pesi sulle bronzine. Per questo io dico di non andare a alleggerire l'albero. Al limite, se vogliamo fare qualche cosa, lo andremo a fare poi dopo. Vi spiegherò perché quest'albero deve andare tutto lucidato. Per andare a togliere, diciamo, le parti grezze di fusione, dare una superficie più liscia e ad avere meno, per non creare troppo bolle d'aria nell'olio. Quindi appena lo andiamo a lucidare vi descriverò cosa andremo a fare sull'albero motore. Per il momento è tutto, quindi
andiamo poi pian pianino a descrivere i vari passaggi sia sull'albero che la preparazione del motore. Su quest'albero motore intanto guardate questa parte dove va ad appoggiare il paraolio. Che cosa andremo a fare? Siccome andandolo a lucidare dobbiamo togliere la penetrazione, diciamo, della ruggine, andiamo a rettificare pure questa parte dell'albero motore, andando a togliere qualche decimo come materiale e lo andiamo a ripristinare andando a serrare di qualche millimetro la mollettina del paraolio. Quindi questo qua è un passaggio che non si deve dimenticare. Ok, poi andiamo al prossimo video.